Oggi vi faccio vedere come preparare Yasai no Yakibitashi, le verdure grigliate in salsa dashi. È un'ottima ricetta per chi è un amante di verdure o per chi è vegetariano o vegano. Gli ingredienti sono la zucca, i friggitelli, il peperone, le melanzane, l'olio di riso, la salsa di soia, il sake, le alghe kombu e lo zucchero. Tutti gli ingredienti e le dosi della questa ricetta lascerò nella descrizione. Questa è una ricetta da circa 6 porzioni. Nella pentola potete vedere 15 g di alghe kombu essiccate che ho lasciato in ammollo in 800 ml d'acqua per una notte nel frigo, che sarebbe ideale per fare uscire il suo gusto al massimo, altrimenti va bene anche per qualche ora. E accendiamo il fuoco medio-basso o basso. Quando facciamo il brodo con le alghe kombu è importante che le togliamo prima che inizi a bollire l'acqua, perché quando arrivano ad temperatura alta le alghe kombu rilasciano un gusto amalognolo. Quando iniziano a crearsi le piccole bollicine sul bordo della pentola togliamo le alghe kombu. In questa ricetta uso solo le alghe kombu, ma è ancora più buono se utilizziamo anche le scaglie di tonnetti essiccati che si chiama katsuobushi. Ho già pubblicato la videoricetta come fare il brodo dashi e attacco il link. Queste alghe kombu possiamo riutilizzare facendo kombu tsukudani o mettere nel oden, e il link di entrambe le ricette lascerò nella descrizione. Io di solito, una volta raffreddate le alghe kombu, le metto nella pellicola e le congelo, e poi quando vorrei riutilizzare per un'altra ricetta le tiro fuori dal freezer. Per la ricetta dove vogliamo sentire il gusto delicato del brodo di alghe kombu le tiriamo su prima che bolle l'acqua. Ma a volte per fare il brodo per una ricetta dove viene condito con il sapore forte le continuiamo a cuocere di più. Dopo che abbiamo tirato su le alghe kombu, il fuoco è sempre acceso e portiamo a ebollizione. Chi vuole semplificare di fare il brodo, preparate 750 ml d'acqua calda e sciogliete un cucchiaio di brodo granulare di alghe kombu o di tonnetti essiccati. Entrambi potete trovarli su internet facendo la ricerca con questi nomi che vedete. La schiuma che si crea in superficie la togliamo con la schiumarola con cura. Mettiamo 80 g di sake nel brodo e anche 15 g di zucchero di canna, va bene anche zucchero bianco. Cuociamo per 3 minuti con il fuoco alto per far evaporare l'alcol di sake, eliminando la schiuma. Spegniamo il fuoco, aggiungiamo 80 ml di salsa di soia. Prepariamo una ciotola grande e profonda e mettiamo tutta questa salsa di dashi. Ora tagliamo le verdure. Abbiamo 250 g di zucca senza semi, la tagliamo a metà come vedete e la tagliamo circa a 4 mm di spessore. Abbiamo un peperone rosso che pesa 150 g. Dopo che è stato lavato e asciugato, lo tagliamo a metà e eliminiamo i semi e lo tagliamo a circa mezzo centimetro di spessore. Abbiamo 120 g di friggitelli. Dopo che sono stati lavati e asciugati, li tagliamo a metà o un quarto per la lunghezza, eliminando i semi. Le melanzane appena le tagliamo cambia subito il colore all'interno, quindi le tagliamo alla fine. Abbiamo una padella antiaderente che ha un diametro circa 30 cm. Mettiamo le strisce di peperone e le distribuiamo nella padella. Mettiamo anche i friggitelli e accendiamo il fuoco al medio. Quando si è scaldata la padella abbassiamo al medio-basso.
Mettiamo un cucchiaio di olio di riso nella padella e lo mettiamo sui peperoni e sui friggitelli uniformemente e li facciamo grigliati entrambi i lati. Mano a mano che sono pronti, mettiamo nella salsa. Nella stessa padella mettiamo le fettine di zucca. Dopo che le abbiamo distribuito nella padella, mettiamo un cucchiaio di olio di riso. Va bene anche olio di semi. Lo mettiamo su tutte le fettine di zucca. Manteniamo il fuoco al basso o medio basso e cerchiamo di grigliarle entrambi i lati, cuocendo fino all'interno, ma non devono essere neanche troppo morbide. Abbiamo la cottura di godere la consistenza di ogni ingrediente e le verdure lessate, saltate in padella e grigliate come questa ricetta non le cuociamo troppo morbide. Un po' come per voi la pasta asciutta troppo cotta giusta è un po' peccato. È meglio al dente per poter assaporare ancora di più. Per cucinare le fettine di zucca ci vogliono più tempo rispetto a altre verdure. Stiamo attenti al fuoco perché prima di cuocerle non dobbiamo bruciarle. Controlliamo la loro cottura puntando con il coltello. Quelle pronte mettiamo nella salsa. Spegniamo il fuoco intanto. Abbiamo 2 melanzane lunghe che pesano in totale 370 grammi. Le laviamo e le asciughiamo. Eliminiamo con le mani parte verde. Tagliamo dove cambia il colore. Le tagliamo a metà e poi le tagliamo a metà per la lunghezza. Dopodiché le tagliamo ai spicchi a metà o in terzo o in quarto, dipende da grandezza. Se usate le melanzane molto lunghe, all'inizio invece di tagliare a metà per la lunghezza, le tagliate in terzo, in modo che hanno più o meno stessa grandezza delle altre verdure. Ritorniamo alla padella e riaccendiamo il fuoco al medio. E mettiamo le melanzane e distribuiamo sulla padella. Mettiamo 2 cucchiai di olio di riso e lo mettiamo sulle tutte le fettine. Facciamo muovere la padella solo all'inizio per farlo distribuire l'olio uniformemente. E le grigliamo ogni lati, anche parte dove c'è la buccia. Quando si è scaldata bene la padella, abbassiamo il fuoco al medio-basso o al basso. E toccando con i bastoncini o con la forchetta possiamo capire la cottura. Se sono pronte le mettiamo nella salsa. Sistemiamo in modo da farci vedere tutti i colori delle verdure. Yasai no yakibitashi sono pronte. Questa ricetta si può fare sia con le verdure grigliate che con le verdure fritte direttamente nell'olio caldo. E io preferisco le grigliate che sono più leggere, ma se devo preparare per tante persone, meglio le fritte, soprattutto perché si accorcia il tempo di cucinare. Si possono mangiare anche subito, ma più tempo passa più buone. E vi consiglio un paio di ore per marinarle nella salsa. Spesso le mangiamo non calde ma raffreddate e mettendole nel frigo dureranno per 3 giorni. Quando le mangiamo le impiattiamo su ciascuno piattino in modo da creare un piccolo monte e quelli colori più belli li mettiamo sull'alto al centro. Questo è anche un piatto vegano, però chi non vegano vi consiglio di mettere un po' di scaglie di tonnetti essiccati sopra, così esalta ancora di più il profumo del brodo dashi che è l'anima della cucina giapponese. Facendo grigliato, ogni verdura ha il suo sapore importante e mettendo nella salsa a base di brodo dashi diventa ancora di più un piatto soddisfacente. Godetevi anche questa salsa buonissima senza lasciare nel piatto.
possiamo fare diventare un piatto completo mangiando con gli spaghetti giapponesi tipo il somen o la soba. Dividiamo le verdure e la salsa. La salsa potrebbe essere fredda o tiepida, ma qua la sto scaldando e la mettiamo nella ciotola. E mettiamo il somen appena lessato e sgocciolato bene. Sistemiamo meglio il somen e le mettiamo le verdure quanto vogliamo, sempre cercando di impiattare in modo da diventare un piatto bello e invitante. Mettiamo un po' di cipollotti tagliati sottili e anche un po' di shichimi togarashi, che sono 7 spezie giapponesi, così danno un po' di grinta. E mangiatelo facendo un bel suono che fa parte della nostra cultura. È un piatto davvero buono. È uscito ogni sapore dalle verdure, quindi questo brodo è diventato ancora più buono. È eccezionale. Io sono mangiatrice di tutto o quasi, ma se fossi una vegana farei di sicuro verdure fritte, così questo piatto diventa ancora più gustoso. Questo video termina qui. Se vi sembra che è un piatto buono, mettete un mi piace e iscrivetevi al mio canale di cucina giapponese autentica, creato da una giapponese che vive in Italia. Se andate alla homepage del canale e cliccando video potete trovare più di 160 ricette già pubblicate e ce ne sono tante altre ricette ancora che vorrei farvi conoscere. Allora ci vediamo presto con la prossima video ricetta. Ciao a tutti!